Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitarlo furo. Laggiù, nella pece bollente, il nero diavolo al dannato buttò, e per, attraverso lo scoglio, ponte, duro, roccioso, si volse, girò, e mai non ci fu un mastino, cane molto robusto, sciolto, non trattenuto, che con tanta fretta insegue rincorre il furo ladro. Detto ciò alle malebranche, buttò nella pece bollente il dannato che portava con sé e si girò tornando indietro da dove lui, e prima io e Virgilio, era arrivato con una fretta maggiore a quella del mastino sciolto che insegue il ladro. Il diavolo nero butta il dannato, appunto come un sacco che si tiene sulla spalla. Il mastino sciolto è il cane mastino che, liberato dalla corda a catena, con tanta fretta può inseguire il furo ladro, come in 1.13 di rietro a loro era la selva piena di nere cagne, qui mastino e diavolo nero, bramose correnti, qui con tanta fretta, come veltri, qui mastino, uscisser di catena, qui sciolto. In quel che s'appiattò miserli denti, tra poco poi l'addentar. Il mastino è un cane molto noto nella mia epoca, soprattutto appunto per la difesa della persona e della proprietà. Il furo è il ladro, dal latino fur furis, qui nel generico siamo tra i fraudolenti e nello specifico tra i barattieri. Quel s'attuffò e tornò su convolto, ma i demon che del ponte avean coperchio gridar: qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Però, se tu non vuoi di nostri graffi, non far sopra la pegola soverchio. Quello, il dannato, si tuffò nella pece e tornò su, in superficie, contorto, piegato su se stesso. Ma i demoni, malebranche, che dal ponte avevano coperchio, copertura superiore, stavano quindi sotto, gridarono per schernire il nuovo arrivato. Qui, in questa bolgia, non ha luogo, si espone, il santo volto. Qui, in questa bolgia, si nuota in modo diverso rispetto che nel fiume Serchio, fiume del territorio lucchese. Perciò, se tu, dannato, non vuoi dei nostri, di noi demoni, graffi, uncinate, non soverchiare, oltrepassare la pegola, pece. Buttato giù dal nero diavolo, il dannato si tuffò nella pece bollente e subito istintivamente, anche perché era bollente, ritornò a galla, convolto, saltando fuori con la schiena come fanno i delfini, nel prossimo canto, come i delfini quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, qui convolto, che s'argomentin di campar lor legno, talor così ad alleggiar la pena, mostrava alcun dei peccatori il dosso e nascondea in men che non balena. Subito i demoni, le malebranche alle quali si era rivolto il diavolo nero, vedendo che questo nuovo arrivato saltava fuori dalla pece, coi limiti che un umano ha nel saltare fuori dall'acqua o da un liquido, gli mettono subito in chiaro la situazione: non uscire dalla pece, se no ti graffiamo. Tali demoni sono provvisti di uncini, oltre che artigli e zanne, quindi graffiare, come tra poco addentare, significa proprio colpire con l'uncino. Non è piacevole, ma come non è piacevole stare completamente immersi nella pece bollente. Continua la ridicolizzazione crudele dei diavoli nei confronti dei dannati, che risiederanno per sempre insieme a loro. Guarda che qui non c'è il santo volto, qui non vi potete inchinare stando come i delfini del prossimo canto a schiena in su per rivolgervi a lui. Dopo Santa Zita, Lucca viene identificata per il Volto Santo, una città piena di cose sante e di barattieri. Il più antico crocifisso dell'Occidente, conservato a Lucca ovviamente, è fatto di legno coperto di nero fumo che appunto lo rende scuro. Ti ricordo che questi dannati sono ricoperti anche dalla pece nera che li imbratta, che come imbratta gli argini imbratta anche loro. Continuano le offese ai danni del dannato. Qui si nuota in modo diverso rispetto che nel limpido e refrigerante fiume Serchio, sempre a Lucca. Qui non è esposto il santo volto che è nero, però ci siete voi con il volto nero imbrattato dalla pece che nuotate nella pece bollente. Perciò almeno stai tutto sotto la pece, se no ti prendi anche le nostre uncinate. Ritorna il termine pegola, dopo bollia laggiuso una pegola spessa che invischiava. La rima coperchio, serchio, soverchio
richiama 1,7, cerchio, coperchio, soperchio. 1,11, cerchio, soperchio, coperchio. 1,23, cerchia, coperchia, soperchia. 2,1, soverchia, cerchia, soverchia. 2,22, cerchio, coperchio, soverchio. 3,14, soverchia, cerchia, ricoperchia. Ripeto che i demoni stavano sotto al ponte, come espliciterò tra poco, usciron quei di sotto al ponticello, e ne approfitto per rimarcare la piccolezza di questi luoghi, un ponticello, dove io in cima vedo e sento cosa succede su entrambe le basi del ponte. Anche l'ultima parola soverchio conferma ancora di più quel convolto che non va letto come imbrattato, avvolto con, ma appunto contorto, dal latino convolutus. Poi l'addentrar con più di 100 raffi. Disser, coverto convien che qui balli, sì che, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuoci a lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin perché non galli. Poi i demoni l'addentarono, uncinarono, con più di 100 raffi, uncini, e dissero i demoni, conviene, è strettamente necessario, che qui, dentro a questa pece, balli, il dannato si muova, così che, se puoi, se ti riesce a te dannato, sempre ironico, puoi arraffare, appropriarti di qualcosa con scaltrezza, di nascosto sotto la pece nera con gli altri dannati. Non in un modo diverso, allo stesso modo, i cuochi fanno tuffare, immergere ai loro sguatteri con gli uncini la carne in mezzo al liquido caldo affinché non galleggi. Le indicazioni per il bene del dannato, si fa per dire, sono state inutili, dato che sono state seguite immediatamente dalle uncinate. I demoni stanno sotto al ponte, il ponte gli fa da soperchio e infatti appena dopo aver parlato lo infilzano dato che sono già lì. Infatti quel dannato che usciva dalla pece fu immediatamente inforcato da più di 100 uncini e tenuto sotto alla pece bollente mentre gli dicevano da sopra: qui è necessario che balli sotto alla pece, e visto che sei là sotto, che non ti vede nessuno, prova a continuare a fare il barattiere, nascosamente a caffi. L'addentare, con gli uncini qui, continua a richiamare alle nere cagne inseguitrici di 1,13, in quel che si appiattò miserli denti. Qui è strettamente necessario nuotare e ballare sotto alla pece. Il ballo che all'inferno continua a essere una spiacevole immagine. Convien che qui balli. 1,7, così convien che qui la gente ridi. Continua a fare il barattiere di nascosto, se ci riesci ora, immerso sotto la pece nera. Continua a pensare alla frode e ai soldi ora che sei qui, come anche in 1,19, e guarda ben la mal tolta moneta. La seconda terzina è una similitudine tra questa situazione infernale e quella terrestre dove i cuochi ordinano ai loro vassalli di infilzare la carne e tenerla immersa tutta dentro al liquido caldo. Questo è un dannato senza corpo, quindi senza carne, perlomeno fino al giorno del giudizio universale. Poi la similitudine sarà ancora più azzeccata quando recupererà la sua carne. Infatti non solo in cucina si usano gli uncini, ma anche qui, tra poco, che è Malacoda, si lasciò cascar l'uncino a piedi. Prima qui si nuota altrimenti che nel cerchio, ora non altrimenti i cuoci a lor vassalli. Prima quel s'attuffò, ora fanno attuffare. Prima non far sopra la pegola soverchio, ora perché non galli. La caldaia nella quale viene bollita la carne, che richiama la pece, nella quale devono stare sommersi i dannati di questa bolgia, che richiama la pece bollente usata nell'arsenale di Venezia. Gallare è usato anche in 2,10 nella cornice dei superbi, di che l'animo vostro in alto galla. Lo buon maestro, a ciò che non si paia, che tu ci sia, mi disse, giutta quatta, dopo uno scheggio, ch'alcun schermo taia, e per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu, ch'io ho le cose conte, perch'altra volta fui a tal baratta. Il buon maestro, colui che insegna bene, affinché non appaia che tu, io, ci sia, mi disse, Virgilio, mi devo acquattare, accovacciare, giù, dopo, dietro, uno scoglio, roccia, affinché tu, io, abbia qualche schermo, protezione.
e per nessuna offesa che a Virgilio sia fatta dai demoni, tu, io, non temere, dato che io, Virgilio, ha le cose conte, conosciute. Perché un'altra volta, quando con Eriton arrivò fino all'ultimo cerchio, già fu a tale baratta, baruffa. Interviene di nuovo Virgilio, qui chiamato lo buon maestro, prima lo duca mio. Devo nascondermi dietro a uno scoglio affinché sembri che io non ci sia, ma non solo, io non devo temere qualsiasi sia l'offesa e l'ostacolo che tali demoni possano recare a Virgilio. Alla fine di 1.8 abbiamo già incontrato una schiera di diavoli e lì volevano far passare solo Virgilio ma non me. Vien tu, Virgilio, solo, e quei, io, sen vada, che sia ardito in troppo per questo regno. Adesso il buon maestro cambia strategia e va da solo, chiedendomi di nascondermi e di non temere per ciò che accadrà. Virgilio mi ricorda che è già stato qui e, riprendendo l'inizio di 1.8, di 1.9, vereca altra fiata, qui altra volta, qua già fui, giù fui, Virgilio, congiurato da quella Eriton cruda che richiama l'ombra ai corpi sui. Di poco era di me la carne nuda che ella mi fece entrar qua dentro a quel muro per trarne uno spirito del cerchio di Giuda. Interessante come Virgilio vada avanti da solo, ma dica a me di proteggermi e di non temere qualsiasi offesa gli faranno a lui. E ricordo cosa Beatrice disse a Virgilio in 1.2: temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altri no, che non sono paurose. I diavoli non hanno potenza di fare male a Virgilio. Virgilio mi dice di avere le cose conte, chiare, come già in 1.3, ed egli, Virgilio, a me le cose ti fier conte, e in 1.10 dicendo, ancora Virgilio, le parole tue sien conte. Conte da cognite, cioè conosciute. Baratta sta per baruffa, ma ovviamente richiama 1.11, ruffian, baratti e simile all'ordura. Il poco precedente, ogni uomo ve barattier, e il prossimo canto, qui vi mi misi a far barattaria. Barattier fu non picciol ma sovrano, e come il barattier fu disparito. Curiosità, barattare, dopo il prossimo canto, comparirà solo in 3.16, che già per barattare all'occhio aguzzo. E baratta resta in prima battuta la terza persona singolare presente del verbo barattare. Lui baratta. Poscia passò di là dal co del ponte, e come il giunse in sulla ripa sesta, mestier gli fu d'aver sicura fronte. Poi Virgilio, dal capo, punto più alto, dove ci troviamo, del ponte passò di là, dall'altra parte, e come egli, Virgilio, giunse sulla sesta ripa, argine, gli fu a Virgilio mestiere necessario di avere una fronte, volto, sicura, la testa alta. Noi ci troviamo ancora sul punto più alto del ponte, sul capo, del ponte, e adesso lui si muove da solo passando il punto più alto e andando di là, cioè dall'altra parte rispetto a da dove siamo arrivati. Percorrendo il ponte che collega il quinto argine col sesto, arrivò alla ripa sesta. Mestiere per necessario, come in 1.12, e con ciò cammestieri al suo campare. Qui gli fu necessario avere sicura fronte, un atteggiamento espresso col linguaggio del corpo sicuro. I demoni, accortisi dell'intruso, lo assaliranno, gli impediranno di andare oltre. Già successo e risuccederà. Virgilio lo sa, ha le cose conte, quindi dimostra sicurezza, anche per non mostrare paura né a me né ai nostri avversari, come sono chiamati in 1.8. Dato che anche il fallimento personale di Virgilio, avvenuto nel primo incontro, e che io gli ho già ricordato in 1.14, maestro, come qui, tu che vinci tutte le cose fuor che demoni duri, cali intrar dalla porta incontra uscinci. Qui Virgilio ostina sicurezza, ma questa volta ci vuole andare da solo. Io devo stare nascosto come se non ci fossi. Qui Virgilio affronta lo scontro verbale coi diavoli, ha sicura fronte. Invece in 1.8 da tale scontro, sempre verbale, ne è uscito con gli occhi a terra e le ciglia avea rase d'ogni baldanza. Con quel furore, con quella tempesta, che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello, e volser contra lui tutti i runcigli, ma el gridò, nessun di voi sia fello.
Con lo stesso furore, con la stessa tempesta, fragore, col quale partono all'attacco i cani contro il poverello, vittima dell'attacco, che da subito chiede calma, dove immobilizzandosi si ferma, partirono all'attacco quelli, i demoni, da sotto al ponticello, dove io sopra sono nascosto. E volsero contro lui, Virgilio, tutti gli uncini, ma egli, Virgilio, gridò, fermandosi sotto attacco: nessuno di voi, demoni, sia fello, malvagio. I cani continuano a trasmettere un'immagine negativa nella mia opera. Poco fa il mastino, ho ricordato le nere cagne, ma ad esempio anche in un 8 vi accostà con gli altri cani. Il furore dei cani porta alla tempesta, cioè al fragore visivo e uditivo, e il singolo uomo vittima dell'attacco, qui poverello, saggiamente può solo fermarsi e mostrarsi calmo e sicuro, chiedendo, col linguaggio verbale e non verbale, tranquillità. Il poverello non è il mendicante che all'improvviso chiede l'elemosina e fa scattare i cani. I cani prima scattano, anche perché sentono prima col naso che con gli occhi. Poi il disgraziato subito chiede la pace, dove si ferma. Virgilio non è paragonato a un mendicante che chiede l'elemosina. Virgilio è quel poveretto preso d'assalto dai cani, che con saggezza, invece di scappare e urlare impaurito, dato che i cani, per chi non lo sapesse, corrono più veloce di te e a sentire urlare si agitano ancora di più, siccome sa già cosa sta per succedere, si ferma e invita la calma. Allo stesso modo col quale escono i cani, qui uscirono quei, da sotto al ponticello, sopra la bolgia dei barattieri. Quindi attaccano Virgilio da dietro, visto che lui era già arrivato sull'argine successivo e per questo da lì sotto ora riescono a vederlo, confermato dal poco precedente i demon che del ponte, sempre questo, avevano coperchio. Ti faccio notare come i diavoli neri occupino una similitudine precedente il ruolo di vassalli del cuoco, dite, e qui di cani che rincorrono, in 1.13 nere cagne. L'attacco è istantaneo, come nel caso di cani e poverello, senza che neanche Virgilio parli. Appena giunse in sulla ripa sesta, viene attaccato da dietro. Per fortuna mestier gli fu d'aver sicura fronte, aveva già le cose conte. I runcigli, insisto su questo particolare, i demoni sono armati di uncini, come è scritto nel prossimo verso, innanzi che l'uncin vostro mi pigli. Virgilio però gli grida qualcosa, e cioè che nessuno di loro sia fello, malvagio, come in 1.8 gridava or se giunta anima fella, o anche in 1.11 tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti. Eccola l'offesa ostacolo che Virgilio già si aspettava e per la quale mi aveva detto di non temere. Gli è bastato vederlo per puntargli tutti i runcigli incontro. Ricordo che su questi ponti non passeggiano mai anime da sole, le anime sono caricate dai diavoli e poi buttate nelle bolge, e ancora non hanno visto me, che addirittura sono lì vivo col corpo. Dalo 14° dell'Odissea di Omero, che non mi è arrivata integralmente tradotta in latino, ma della quale qualcosa conosco e darò prova di ciò in quest'opera, non solo qui. E presso lor, quando volgea la notte, 4 cani giacean pari a leoni, che il pastor di sua mano avea nodriti. Calzari allor s'accomodava i piedi, di bue tagliando una ben tinta pelle, mentre chi qua, chi là, giano i garzoni. Poi videro Ulisse, in versione poverello, i latratori cani, e a lui con grida corsero, ma egli s'assise accorto, e il baston pose a terra. Pur fiero strazio alle sue stalle avanti soffria, se Eumeo non era, il qual, veloce scagliandosi dall'atrio, alla bovina pelle di man lasciandosi cadere, sgridava i suoi mastini, e or questo, or quello, con spesse pietre qua o là cacciava. Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avante l'un di voi che moda, e poi d'arruncigliarmi si consigli. Tutti gridaron, vada malacoda, perch'un si mosse e gli altri stetter fermi, e venne a lui dicendo, che li approda. Prima che il vostro, di voi diavoli, uncino mi a Virgilio prenda a ferri, si tragga, porti, faccia, avanti, uno di, scelto da voi, che mi a Virgilio ascolti, e poi si consigli, discuta e decida, che io, Virgilio, venga o meno arruncigliato, colpito dai runcigli. Tutti i demoni gridarono vada malacoda,
così che uno, Malacoda, si mosse e gli altri, demoni, stettero fermi. E Malacoda arrivò dicendo a lui, a se stesso, a quale pro vantaggio per lui, Virgilio? Virgilio, con sicura fronte, non si scompone troppo, ma grida qualcosa. Prima di colpirmi, fatemi parlare con uno di voi, poi decidete sul da farsi. L'un di voi, come spesso nella mia opera, viene messo in risalto l'uno tra la massa, il singolo individuo posto sul piedistallo rispetto agli altri, proprio quello lì, nello specifico. 1,19 per fare un esempio tra tanti, chi è colui, l'uno, proprio quello lì nello specifico, maestro, che si cruccia guizzando più degli altri, tutti gli altri indefiniti, il tutti gridarono di adesso, suoi consorti. Arruncigliarmi, cioè prendermi con il runciglio, uncinarmi con l'uncino, insomma. Si consigli, come i consigli della politica, e nello specifico il consiglio degli anziani di Lucca, dove appunto venivano prese le decisioni. In risposta gridano anche i demoni, sempre tutti indistintamente, di fare andare Malacoda a parlare con Virgilio. Quindi la genericità di tutti i demoni viene spezzata con il primo nome di loro che non li rende una massa indistinta, ma un gruppo, un branco, un male branco, qui lui Malacoda, formato da singoli individui dotati di nome nomignolo. Malacoda, chiamato in causa, si sposta verso Virgilio, mentre gli altri stanno fermi, e muovendosi chiede a se stesso quale pro mai possa Virgilio ottenere dal parlare con lui. Malacoda venne dicendo tra sé e sé, ma emettendo un suono che sento fino al capo del ponte, ma non gridando come invece la massa indistinta, e a sua volta Virgilio risponderà parlando, disse, senza gridare, e tra poco addirittura quel demonio che tenea sermone col duca mio. Approdare non nel senso di giungere alla proda, ma a che giovamento, a che pro, dal latino prodesse, giovare. 2,15. Lo mio maestro e io soli ambedue, suso andavamo, e io pensai andando, prode acquistar nelle parole sue. Credi tu, Malacoda, qui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Lascianla andar, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro. Tu credi, Malacoda, di vedermi, a lui Virgilio, essere venuto qui, disse il mio maestro, colui che mi insegna, già sicuro, preparato di tutti i vostri demoniaci schermi, protezioni, senza che me lo conceda il volere divino e il destro positivo fato, destino? Lasciaci, a me e Virgilio, andare, proseguire, perché nel cielo è voluto, da Maria, che io, Virgilio, mostri ad altrui, me, questo cammino silvestro, selvaggio, arduo. Risponde il maestro non più gridando per fermare la situazione, ma dicendo: davvero pensi, Malacoda, che io sarei arrivato fin qui consapevole di come avreste reagito senza che in cielo non sia voluto così? Lasciaci andare perché non solo io, Virgilio, devo andare, ma devo anche mostrare questo arduo, selvaggio cammino a uno che è con me, io. Virgilio si mostra sicuro davanti a Malacoda, lo chiama per nome e gli dice che sapeva già a cosa andava incontro, ma ha la sicurezza dovuta dal fatto che in cielo è stato deciso ciò. Mala, come male bolge e male branche, e anche la coda è un richiamo al maligno, come già Minos o Gerione. Da tutti i vostri schermi richiama il precedente giuttacquatta dopo uno scheggio calcun schermo taia. Insomma, Virgilio mi aveva detto di avere uno schermo, consapevole che anche loro li avevano, anzi li avrebbero fatti. Qui è l'ostacolo a diventare offesa, il loro schermo, contro il quale Virgilio è partito sicuro e con le cose conte. 2,33 secure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro. Voler divino e fato destro sono concetti che bene stanno in bocca al pagano Virgilio. Nel cristianesimo ogni idea del fato, in senso proprio, viene esclusa e in sua vece si pone la fede nella provvidenza e predestinazione divina, per la quale niente avviene nel mondo che non sia voluto, determinato, saputo da Dio. Certo c'è il libero arbitro, ma non è il fato. La risposta riprende quella che diede a Caron in 1,3 e ancor di più quella che diede a Minos in 1,5. Non impedir lo suo fatale, qui fato, andare, vuolsi così colà,
dove nel cielo è voluto, si puote ciò che si vuole e più non deve andare. La domanda di Virgilio è ripresa anche dallo quinto dell'Eneida di Virgilio. Certo, non senza un disegno, credo, non senza la volontà degli dei. E qua si riprende le parole di Brunetto Latino, punito tra i violenti contro la divinità, in 1.15. El, Brunetto, cominciò, qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di qua giutti mena. Virgilio non dice lasciam, abbreviazione di lascia me, ma lascia n, abbreviazione di lascia noi, dato che qui introduce ai demoni il fatto che non è da solo, ma chi mostri altrui questo cammin silvestro, come in 2.1 dirà a Catone, lascian e andar per li tuoi 7 regni. Il secondo canto finisce con questo verso, intrai per lo cammino alto e silvestro. Queste 2 terzine pronunciate da Virgilio sono volutamente fuori luogo rispetto al registro e alla situazione che ci circonda e circonderà. Virgilio, e ciò che rappresenta, usa un linguaggio e dei ragionamenti che proprio non combaciano con ciò che sta succedendo e succederà. Allor gli fu l'orgoglio sì caduto che essi lasciò cascar l'uncino a piedi e disse agli altri, omai non sia feruto. E il duca mio a me, o tu che siedi tra gli scheggion del ponte quatto quatto, sicuramente omai a me ti riedi. Allora a lui, Malacoda, fu l'orgoglio così tanto caduto che egli, Malacoda, si lasciò cascare l'uncino ai piedi e disse agli altri, Malebranche, ormai, non potendoci fare niente, che non sia io mai ferito. E il duca mio, colui che mi conduce, a me, o tu, io, che sei, sono, seduto quatto quatto, per nascondermi, tra le grandi schegge, rocce del ponte. Ormai, non potendoci fare niente, sicuramente, con sicurezza, posso ritornare a me, a lui, a Virgilio. Sentendo queste parole, i demoni reagiscono pressoché sempre allo stesso modo, abbassano il loro orgoglio. Pluto in 1.7, quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poi che l'alber fiacca, tal cadde, qui cascar, a terra, qui a piedi, la fiera crudele. Un orgoglio di chi sta qua sotto, ma che si annulla quando gli si ricorda chi sta là sopra. Ricordo per l'ennesima volta che il mio cammino silvestro non parte da Dio, ma da Maria, che mi vede e che fa partire la catena Lucia, Beatrice, Virgilio. Anche Malacoda è dotato di uncino, che gli cade ai piedi, sentendo che noi due siamo garantiti da voler divino e fato destro. Malacoda deve intervenire subito, per fermare gli altri, comandandogli di non ferirmi. Virgilio era sicuro di tutto, tanto che prima aveva detto, in breve, fatemi parlare con chi di dovere poi decidete, consapevole che poi non avrebbero ricevuto il permesso di ferire nessuno. Io sono ancora nascosto, che osservo e ascolto tutto, ma adesso Virgilio si rivolge a me, dicendomi di raggiungerlo. Io che 4-4 sono seduto tra le schegge del ponte. Ricordo che sono lì in quel modo perché lui mi aveva detto di farlo, A ciò che non si paia che tu, io ci sia, mi disse Virgilio, giutta quatta dopo uno scheggio, qui scheggion, calcun schermo taia. Malacoda dice o mai non sia feruto e Virgilio risponde sicuramente o mai a me ti riedi. Quel sicuramente richiama il precedente sicuro già da tutti i vostri schermi e l'ancora precedente mestier li fu d'aver sicura fronte.